Il rock progressivo italiano, anche noto con l'acronimo RPI, è stato un capitolo unico e irripetibile nella storia della musica, un'esplosione di creatività avvenuta nei primi anni 70 che ha prodotto una quantità incredibile di capolavori riconosciuti in tutto il mondo. Un suono spesso legato alla melodia classica, al folk mediterraneo, ma capace anche di sperimentazioni audaci e potenza rock. Ma quali sono i dischi che davvero non possono mancare nella collezione di un appassionato di prog italiano? Quelli che ne definiscono l'essenza, le vette artistiche e le diverse sfumature. Se state cercando di costruire la vostra collezione definitiva o semplicemente volete essere sicuri di aver ascoltato i pilastri fondamentali, questo video è per voi. Ok, mettiamo subito le cose in chiaro, a maggior ragione dopo il video sui 10 dischi del progressive rock straniero. Stilare una lista di imperdibili è un'impresa ardua, soprattutto con una scena ricca e particolare come quella italiana. Occhio che non è una classifica, ma è la mia selezione ragionata dei 10 dischi più uno bonus che ritengo assolutamente imprescindibili. Quelli che rappresentano le diverse anime del prog italiano, quelli che, per motivi diversi, importanza storica, qualità compositiva, influenza, considero dei punti fermi irrinunciabili del genere. Non è solo gusto personale, che ovviamente influisce, ma un tentativo di identificare le opere che hanno davvero definito il suono e lo spirito del grande prog italiano. L'apertura è inevitabile con la band simbolo del rock progressivo italiano nel mondo. PFM, premiata Forneria Marconi, e quale modo migliore se non con il loro folgorante album d'esordio, Storia di un minuto. Un disco che nel 1972 scuote la scena musicale italiana definendo immediatamente il suono e l'ambizione di una band destinata a entrare nella leggenda. Scegliere un solo album della PFM del 1972 è un'impresa quasi impossibile. Perché? Perché in quell'anno magico pubblicano 2 capolavori assoluti. Pochi mesi dopo questo arriva, infatti, Per un amico, altro disco straordinario riconosciuto da molti, forse soprattutto dai puristi del prog, per la sua maggiore coesione interna e una struttura più matura che infatti anticipa molto del materiale poi usato per il lancio internazionale con Photos of Ghosts. È un album che adoro, anche questo imperdibile, ma devo fare una scelta e quindi per me l'impatto storico, l'energia e la pura magia sprigionata da questo debutto, Storia di un minuto, lo rendono il vero punto fermo, la scintilla che ha acceso tutto. Qui dentro c'è l'essenza della prima PFM, la freschezza rivoluzionaria, la perizia strumentale già incredibile, ma sempre al servizio di melodie indimenticabili, quel mix unico di rock, classica, jazz e folk mediterraneo che li ha resi da subito unici. Contiene gemme assolute che hanno fatto la storia, dalla potenza strumentale di Impressioni di settembre all'inno generazionale È festa, passando per la delicatezza di Dove, quando e La carrozza di Hans. Ogni traccia è una scoperta, un mondo. Anche la copertina è parte integrante del fascino del disco, con l'iconico artwork firmato da Cesar Monti. Un disco che è pura energia, poesia e innovazione, la vera porta d'ingresso nel mondo PFM e una pietra miliare assoluta del rock progressivo italiano, capace di emozionare al primo ascolto ancora oggi. Le prime stampe della numero 1 sono molto ricercate e beati quelli che ce l'hanno in buone condizioni. Le ristampe Sony recenti, curate dall'Archivio del Suono, come questa che ho io, oppure quelli della collana prog rock italiano di De Agostini, sono generalmente un'ottima alternativa accessibile per godersi questo capolavoro. Un altro monumento assoluto non può che essere l'omonimo debutto del Banco del Mutuo Soccorso, fin dalla leggendaria copertina, quella della prima stampa, a forma di salvadanaio sagomata, nata da un'illustrazione di Mimmo Mellino. Questo esordio definisce immediatamente il suono unico e inconfondibile del banco, con le tastiere magniloquenti e ricche di influenze classiche
dei fratelli Vittorio e Gianni Nocenzi. Una sezione ritmica potente e fantasioso, e soprattutto la voce teatrale potente, straordinaria di Francesco Di Giacomo. Brani come Rip, Requiescant in pace o la suite Il giardino del mago sono pilastri dell'RPI, pieni di cambi dinamici, momenti lirici intensi e passaggi strumentali complessi. Certo, anche i successivi Darwin e Io sono nato libero sono capolavori forse anche più maturi, ma l'impatto e la forza iconica di questo esordio lo rendono la dichiarazione di intenti imprescindibile della band. La prima stampa ricordi, a cui ho fatto un breve cenno prima, è pura goduria estetico-concettuale, ma costa, per cui beato chi ce l'ha in buono stato. Le ristampe Sony, come la mia o De Agostini, sono un'ottima alternativa. Basta averlo. Ed eccolo qua, quello che considero il capolavoro del leggendario trio veneziano delle Orme, nonché uno degli apici del prog italiano più melodico, atmosferico e guidato dalle tastiere. Felona e Sorona è un concept album affascinante dedicato a due pianeti opposti, uno felice e l'altro triste. Il suono è dominato dalle tastiere evocative di Tony Pagliuca, che viaggia tra Hammond e sintetizzatori. Tastiere supportate dal basso della chitarra e dalla voce sognante e malinconica di Aldo Tagliapietra e dalla batteria precisa di Miki De Rossi. Pur amando moltissimo il precedente Uomo di Pezza, ma anche Collage, Felona e Sorona raggiunge secondo me una coesione narrativa e una ricchezza sonora superiori, diventando il loro album più celebre e rappresentativo. Eleganza, melodia, atmosfera ai massimi livelli. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, esistono ottime ristampe, inclusa quella di BTF, quella di De Agostini, questa qui, e questa è quella rimasterizzata per la collana Prog Rock Italia, la migliore per quanto riguarda la resa audio. Menzione d'onore va alla versione inglese edita nello stesso anno, quindi 1973, dalla Charisma, con testi di Peter Hamill, testi in inglese, e anche gli errori tipografici sulle label, sulle etichette del vinile, che i più nerd tra gli appassionati di prog rock italiano sicuramente ricorderanno. Cambiamo completamente il registro ed entriamo nel territorio della sperimentazione più audace e politicizzata con l'album d'esordio degli Aria. Questa è una bomba atomica che scuote le fondamenta del rock italiano, una direzione artistica e ideologica fortemente plasmata da Gianni Sassi, fondatore della loro etichetta Cramps Records e figura chiave per la band come produttore, paroliere e art director. La copertina minimale e potente, che riprende la tragica scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, simbolo dei campi di concentramento nazisti, è parte integrante del messaggio concepito dallo stesso Sassi. È un mix incredibile di free jazz, fusion, musica popolare mediterranea e balcanica, avanguardia elettronica e testi di denuncia sociale fortissimi, spesso frutto della penna dello stesso Sassi o della band sotto la sua influenza. La grandezza degli Area, e questo non vuol dire che per altre band non sia lo stesso, ma soprattutto per loro vale ricordare che la grandezza della band è anche frutto dell'incredibile perizia strumentale dei suoi elementi. Quindi Paolo Tofani alla chitarra e ai synth, Patrizio Fariselli alle tastiere, Ares Tavolazzi al basso, Giulio Capiozzo alla batteria. Il loro virtuosismo è al servizio di una musica libera e imprevedibile, ma lo sapete, il vero fulcro è la voce unica e inarrivabile di Demetrio Stratos, capace di sperimentazioni. Eccolo qua, il nostro Demetrio, capace di sperimentazioni che vanno ben oltre il canto.
Un disco rivoluzionario, fondamentale per capire l'anima più sperimentale, jazzistica e impegnata del prog italiano. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, la prima stampa Cramps Records resta ovviamente il sacro graal, ma è rara e quindi costosa se si vuole una copia near mint, ossia quasi nuova. Esistono comunque ottime ristampe moderne. La copia che ho io proviene dal cofanetto pubblicato da Sony Music nel 2013, edizione limitata e numerata, che contiene anche il CD, la copia in CD dell'album, e la replica del cartonato della pistola presente nella prima stampa del 73. Non sono riuscito a ritrovare il suo cofanetto, però vi faccio vedere che io li acquistai tutti, ve ne faccio vedere un paio, tutti bellissimi, tutti numerati, cofanetti rigidi, che avevano sempre la copia in CD, oltre al vinile, e un gadget legato all'album. Non sono riuscito a trovare questo, è perso nello studio. Chissà dove. Mannaggia. Zarathustra del Museo Rosenbach, il loro esordio e unico album, è un altro capitolo unico, diventato leggenda anche per la sua storia travagliata, con i testi ispirati a Nietzsche che causano problemi alla band e ne limitano la diffusione iniziale. L'interpretazione politica che in quel periodo sembra dover appropriarsi di ogni attimo della nostra vita trova conferma nella copertina in cui compare il busto di Mussolini. Copertina collage frutto del genio di Cesar Monti, che abbiamo già visto e tornerà in un altro album di questo video. La verità è che non c'è alcun intento politico reazionario nel disco, gli stessi musicisti lo hanno sempre ribadito nelle interviste successive. Il riferimento a Nietzsche era puramente concettuale e artistico, come del resto accadeva in molti lavori prog dell'epoca, pieni di rimandi letterari, filosofici, mitologici. Musicalmente Zarathustra è un capolavoro assoluto di heavy progressive sinfonico. È un album potente, epico, dominato dalle tastiere maestose, organo, mellotron, synth di Pete Corradi, dalle chitarre incisive di Enzo Merogno e dalla voce carismatica di Stefano Lupo Galiffi. E poi lo sapete chi c'è alla batteria, vero? Quel Giancarlo Golzi, purtroppo oggi non più tra noi, che sarà un membro essenziale dei futuri Mattia Bazar. La lunga suite omonima che occupa l'intera prima facciata è uno dei momenti più alti del prog sinfonico italiano, con grandi temi melodici, passaggi strumentali potenti e un'atmosfera solenne. Un disco imprescindibile per gli amanti del prog più epico e potente. Un disco leggendario anche perché unico lascito di una band condannata a morire in culla da recensioni diffidenti, boicottaggi radiofonici e concerti annullati da promoter timorosi di insurrezioni nel pubblico. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, la prima stampa Ricordi è una delle più rare e costose in assoluto, sicuramente la più cara di questa puntata, con una copia near mint quotata attualmente intorno ai 3.000 euro. Fortunatamente in nostro soccorso esistono eccellenti ristampe che sono fedeli all'originale, come questa che ho io, che proviene, come altri titoli qui presentati, dalla collana prog rock italiano di De Agostini, una delle collane più belle mai realizzate, anche grazie alle note del grande Guido Bellachioma, che sono presenti nei libretti allegati ad ogni numero, ad ogni opera. Brava. Ecco qua un album avvolto da un'aura quasi mistica, introdotto da una copertina enigmatica con 4 pose di un'attrice teatrale dell'Ottocento. Is è un'opera unica nel panorama italiano, un capolavoro di prog oscuro, denso, quasi orrorifico, dominato dalle tastiere vorticose e tecnicamente sbalorditive di Gianni Leone, il nuovo arrivato, che rivoluziona il sound della band che 2 anni prima aveva folgorato molti con l'esordio Sirio 2222, all'insegna di un hard rock psych memorabile.
Gianni Leone è un enfant prodige della nostra musica perché a neanche 20 anni compone tutte le musiche di Is e con le sue tastiere riesce a creare quelle atmosfere gotiche quasi liturgiche con il supporto di Lino Aiello alla chitarra e Gianchi Stinga alla batteria. Strutture complesse, labirintiche, piene di cambi improvvisi e momenti di grande impatto drammatico. La voce sofferta e teatrale di Leone contribuisce a creare un'atmosfera molto cupa. È un disco meno immediato di tanti capolavori del nostro prog, ma di una potenza e originalità incredibili. Imprescindibile per esplorare il lato più oscuro e tastieristico del rock progressivo italiano. Curiosità: ai cori troviamo una giovane Giuseppa Giusy Romeo, che diventerà nota come Giuni Russo. Per quanto riguarda invece l'edizione in vinile, la prima stampa Polydor è molto rara e quindi costosa. Esistono ottime ristampe come quelle di BTF Vinyl Magic, De Agostini, questa qui, o l'ultima in ordine di remaster edita da Universal, e tutte queste ristampe permettono di apprezzare questo capolavoro spendendo il giusto. Direttamente da Napoli, gli Osanna, che rappresentano l'anima più selvaggia, teatrale, viscerale e legata alle radici popolari del prog italiano. Con i loro costumi di scena e le performance infuocate sono una vera forza della natura. Palepoli è considerato il loro vertice creativo e io sono d'accordo. Ci sono 2 lunghe suite, una per lato, che rappresentano un viaggio sonoro incredibile nella loro città. È un mix affascinante, a tratti un po' caotico, ma sempre vitale, di hard rock potente, prog complesso con influenze jazz. Insomma, un'esperienza sonora intensa, colorata, a volte spiazzante, ma profondamente radicata nel territorio fondamentale per capire come il prog italiano potesse fondersi con la tradizione popolare e la teatralità. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, ovviamente la prima stampa Phonic Cetra ha un fascino speciale, come tutti gli album di questo video e in generale. La mia ristampa è quella di BTF, un'altra etichetta da lodare per l'incessante lavoro di recupero di tanti capolavori, ma anche di tante perle nascoste del nostro progressive. Questa è una delle copertine che da sempre mi ha affascinato di più tra gli imperdibili del progressive italiano. Non so come mai evoca in me un'attenzione particolare, un richiamo speciale. Ce ne sono tantissime di copertine splendide, iconiche, potenti nel progressive italiano. Alcune le abbiamo viste, le vediamo in questo video, altre purtroppo per gli album non presenti, però sono scolpite nella nostra memoria di appassionati. Che epoca incredibile il progressive italiano, anche dal punto di vista immaginifico e delle immagini, proprio quelle delle copertine. Il disco che ho in mano, credo lo abbiate già capito, è il debutto omonimo di Quella vecchia locanda del 1972. Questo è un gioiello talvolta un po' nascosto dall'immensità degli altri colossi presenti in questo video, però secondo me è assolutamente fondamentale per farci capire la grandezza del prog sinfonico classico italiano. La band romana riesce infatti a creare un suono ricco e raffinato, caratterizzato da un uso magistrale degli strumenti classici accanto a quelli rock. C'è il violino di Donald Lux che è protagonista, intrecciandosi magnificamente con il flauto, il pianoforte, l'organo e le chitarre. Composizioni eleganti, piene di melodie malinconiche e sognanti, un po' per richiamare questa copertina, con arrangiamenti curatissimi e un'ottima tecnica prettamente strumentale. Un album che evoca atmosfere quasi fiabesche, ma con una base solida rock progressiva. Imperdibile per chi ama il lato più romantico, orchestrale e delicato del rock progressivo italiano. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, la prima stampa Help, una sottoetichetta
della RCA, come potete immaginare, è molto rara. Ottime sono le ristampe curate da BTF e De Agostini, come quella che ho io. Tra l'altro, solo preparando questa puntata mi sono accorto dell'errore presente qua. Viene datato 1970, ma in realtà è del 1972. Vabbè, giusto così per aggiungere una curiosità. L'esordio omonimo del Biglietto per l'inferno del 1974 è un altro capolavoro unico, stavolta rappresentante dell'anima hard prog più oscura, diretta ed energica della scena italiana. Questo esordio e unico album ufficiale del Biglietto per l'inferno è un concentrato di energia graffiante con atmosfere cupe, guidate dalla voce potente e particolare di Claudio Canali, autore anche dei testi che sono spesso critici verso la religione, verso la Chiesa e la società, contribuendo all'attitudine quasi maledetta di questo album, nonché all'anedottistica più spinta, visto che Canali, dopo aver contestato il clero, si farà frate dopo una breve parentesi negli Hare Krishna con Claudio Rocchi. La fotografia iconica della copertina con Canali nell'atto di spezzare un bastone è un altro scatto notevole di Cesar Monti, ricordato più volte in questo video. L'album è guidato dalle tastiere incisive di Giuseppe Baffo Banfi, soprattutto organo Hammond e piano elettrico, e poi c'è un uso prominente e aggressivo del flauto traverso che dialoga splendidamente con le chitarre hard rock, flauto suonato dallo stesso Canali. È un sound che unisce la potenza dell'hard rock anni 70 con la complessità del prog e un'originalità tutta italiana. Un album di grande impatto, amatissimo dagli appassionati del prog più energico, un album senza fronzoli che è essenziale per rappresentare l'hard progressive rock all'italiana nella sua forma più pura. Cosa vi devo dire poi? Vi devo dire che sono particolarmente legato a questo album, che infatti è presente anche nel video dei miei 10 dischi da Isola Deserta, che vi lascio alla fine di questo, guardatelo, perché è un album arrivato in un momento particolare della mia vita, ne abbiamo avuti tutti e saprete sicuramente a cosa mi riferisco. E poi anche perché sono sempre stato affascinato dagli esseri umani dubbiosi, pronti a mettere tutto in discussione, per primo se stessi. E mi riferisco ovviamente a Claudio Canali, che parte iconoclasta e diventa frate. Mi sarebbe piaciuto molto intervistarlo o anche solo incontrarlo. Purtroppo non è stato possibile perché ci ha lasciato da qualche anno. Una chicca da collezione è il box uscito nel 2003 con il CD dell'album, poi c'è il CD del Tempo della Semina nel secondo CD perché questo è un doppio. Vi ho detto anche che questo è l'unico album effettivo pubblicato dalla band. Il Tempo della Semina sarebbe dovuto uscire nel 1975, solo che la Trident Records, la loro etichetta, fallisce e la band si scioglie poco dopo. Verrà riesumato solo nel 1992. Poi c'è nell'altro doppio CD il live del 1974 e il DVD con la storia della band. Sempre all'interno di questo cofanetto troviamo un bel librettino dove ci sono tante foto e la storia della band. Cercatelo su Discogs. Per chi vuole invece solo il vinile, la prima stampa Trident Records è rara e molto costosa. Indispensabili e ben fatte le ristampe di AMS, soprattutto l'ultima, questa qui, perché contiene le note dell'amico Mox Cristadoro, un altro rimasto folgorato da questo album, tanto da metterlo in copertina del suo volume e ve lo linko in descrizione. Chiudiamo questa selezione di 10 album imperdibili però
rimane sempre il bonus, quindi aspettate ad andare via. Chiudiamo i 10 con un album spesso considerato uno degli ultimi grandi capolavori del prog sinfonico romantico italiano, pur essendo uscito leggermente fuori tempo massimo rispetto all'apice del genere, visto che Forse le lucciole non si amano più arriva nel 1977, l'anno del punk. Un suono incredibilmente lussureggiante e raffinato, con arrangiamenti sontuosi, doppie tastiere, chitarre molto delicate, una sezione ritmica elegante e la voce sognante di Leonardo Sasso. Melodie bellissime, struggenti, malinconiche, piene di pathos e nostalgia. È il perfetto canto del cigno per un'intera epoca musicale, mai più replicata in potenza, bellezza e varietà. Un disco di una bellezza struggente e tecnicamente impeccabile. Un ascolto imprescindibile per chi ama il lato più orchestrale, sognante e crepuscolare del prog italiano. Per quanto riguarda l'edizione in vinile, la prima stampa Polydor è rara e costosa. Una copia near mint si aggira intorno ai €600. 600. Esistono ristampe molto buone, come quella di Universal, nella collana Prog Rock Italia. E come bonus un disco che conosciamo tutti, una vera icona, ma che metto qui come +1 per la sua natura specifica. Non è infatti un album in studio tradizionale, ma una colonna sonora. Sto parlando ovviamente di Profondo Rosso, la colonna sonora firmata dai Goblin per il capolavoro cinematografico di Dario Argento del 1975. Un capolavoro per un altro capolavoro. Anche se l'opera è nata per accompagnare un film, la musica qui dentro è puro progressive rock, strumentale, cupo, teso, atmosferico, guidato dalle inconfondibili tastiere di Claudio Simonetti, attivissimo ancora oggi, e poi c'è anche da ricordare il basso pulsante di Fabio Pignatelli. Brani come il tema principale o Death Dies sono parte del DNA musicale italiano e dimostrano la potenza evocativa del prog strumentale. Il legame indissolubile con il film ne ha ovviamente amplificato l'impatto culturale e viceversa. Questo ha aiutato il film ha aiutato l'album e la band, però l'album vive benissimo di vita propria ed è considerato giustamente un caposaldo da moltissimi appassionati, me compreso ovviamente. Oltre a questo, Profondo Rosso è anche la porta d'ingresso perfetta per ricordare un'altra scena unica e incredibilmente prolifica, quella delle colonne sonore italiane degli anni 70, spesso intrise di elementi prog, funk, jazz, che hanno creato un suono riconoscibilissimo e amato in tutto il mondo. Pensiamo ai grandi maestri come Morricone, Rota, Ortolani, Michalizzi, Piccioni e agli stessi Goblin, che diventeranno specialisti del genere horror thriller. Insomma, un patrimonio musicale, un altro, che oggi gode di un culto fortissimo tra i collezionisti internazionali, forse persino più che in Italia stessa, con etichette dedicate e ristampe continue. La prima stampa Cinevox è un classico ricercatissimo. Esistono innumerevoli ristampe, quella che io ho è molto buona ed è targata AMS, un'altra etichetta da ricordare in un video come questo. Eccoli qua, la mia selezione ragionata dei 10+1 dischi che ritengo imperdibili per chiunque voglia conoscere e approfondire il rock progressivo italiano. Un viaggio bellissimo tra sinfonismo, hard rock, sperimentazione, jazz, folk e poesia. Dal suono internazionale della PFM all'unicità del banco, dalle atmosfere delle orme all'avanguardia degli Area, passando per gemme oscure, potenti e romantiche e includendo persino il fondamentale legame con il cinema grazie ai Goblin. Ovviamente, come dicevo all'inizio, la scena RPI è vastissima e scegliere solo 10+1 dischi significa fare delle rinunce molto dolorose. Lasciare fuori capolavori assoluti è stato molto difficile. Penso all'energia
incredibile dei Semiramis dedicato a Fraz, alla potenza degli Alpha Taurus con il loro unico omonimo album, o all'ambizione sinfonica del rovescio della medaglia con Contaminazione. E potrei davvero continuare a lungo, perché il prog italiano per me è espressione lampante di come siamo stati capaci di fare nostro un genere nato altrove e portarlo a vette compositive, espressive, non raggiunte neanche dai padri inglesi, perché abbiamo unito la tecnica e la pomposità barocca tipicamente british al nostro DNA impazzito, imprevedibile di santi, poeti e navigatori. Spero che questa mia selezione possa essere un punto di partenza per chi si avvicina al genere, o un modo per gli appassionati di riscoprire qualche album e naturalmente iniziare un bel dibattito, perché ora tocca a voi. Questa è la mia personale selezione di 10+1 imperdibili di rock progressivo italiano, ma quali sono i vostri? Quali album mancano assolutamente secondo voi in questa selezione? Quali sono i dischi che devono esserci in una collezione di prog italiano? Insomma, scrivetemi tutto nei commenti qui sotto, sono molto curioso di leggere le vostre scelte. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, che è fondamentale per il canale, e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Attivate la campanellina, magari con un bel glissando di Moog. A presto e buoni ascolti, naturalmente progressivi.